La memoria ha un potere incredibile. Una semplice frazione di secondo, infatti, può farti cambiare umore. Non vi è mai capitato di diventare improvvisamente tristi perché, dal nulla, avete ricordato qualcosa accaduto chissà quanti anni prima? I ricordi più devastanti, però, sono quelli legati alle persone. Essi possono renderci felici, ma soprattutto tristi, tesi, giù di morale. Come può uno essere contento se pensa a una persona che non vuole più vedere, o ad una che non vedrà mai più? I ricordi sanno essere decisamente devastanti. Ciao. Ti ho chiesto di vederci perché avevo bisogno di alcune spiegazioni. Certo. Perché? Perché hai creato un profilo finto per parlare con me? Perché pensavo che tu mi avresti ignorato, dato il modo in cui generalmente mi tratti. Sì, ma tu mi hai mentito. Non può nascere niente da questo. Ma era l'unico modo per avvicinarmi a te. Tu... Tu hai sempre pensato che io fossi un idiota. E la sai una cosa? Mi sono stufato di essere giudicato sempre così superficialmente. Non ti ho detto che sarei venuto perché so che non mi avresti voluto vedere. Infatti non voglio né vederti né sentirti. Alicia, mi dici che cosa succede, per favore? Andrea, vattene! Oh, mi sono fatto 9 ore di treno per venire qui. Mi dici che succede? Ecco, bravo. Allora fattene altre 9 e tornatene a Roma. Sei uno stronzo. Oh, ma ti sembra il modo? Il modo! Il modo! Andartene in giro a scopare con le altre invece ti sembra il modo! Ma quale scopare? Ma quali altre? Ma che dici? Mi vuoi prendere in giro? Vuoi negare l'evidenza? No, non so veramente di cosa tu stia parlando. Ne ho abbastanza. Ne ho abbastanza.
facile? Credi che mi piaccia gestire una relazione a distanza? Non fare l'amore con te per settimane? Non vederti? Ma di certo non sarei mai andata a letto con un altro. E di sicuro non l'avrei mai fatto sapere a tutto il mondo tramite Facebook. Che vergogna. Che vergogna. Ma di cosa stai parlando? Che hai visto su Facebook? Io non mi collego da più di una settimana ormai. Che hai visto? Forse eri drogato. Ma nella foto ci sei tu, che sembrava dormissi, beato, con la testa tra le tette di una squadrina. Lucrezia? Forse ricordi il suo nome? Quella che ti scriveva sempre anche sulla bacheca. Lucrezia è una collega di lavoro di Bianca. È vero che ci ha provato, ma non ci sono mai stato. Non ci ho fatto niente. Deve essere stato quando sono uscito con Bianca. Siamo andati in un locale sotto casa sua e c'era anche lei. Dopo siamo tornati a casa. Ero un po' ubriaco per tornare in macchina e sono rimasto a dormire da lei, ma Lucrezia è andata via a un certo punto. Almeno credo sia andata via. Ma guarda, io sono sicuro, non ci ho fatto niente. E come fai allora a non essere sicuro che lei sia andata via, ma ad esserlo invece di non aver fatto l'amore con lei? Perché io amo te. Perché so di amarti. E lo so da sobrio, da ubriaco, da drogato. Dice, tu sei l'unica che mi fa stare bene. L'unica che mi fa sentire importante. Tu sei l'unica alla quale posso mostrare il mio vero sguardo, il mio vero volto e togliere finalmente la maschera che sono costretto ad indossare ogni giorno per piacere agli altri. Felice. Non mi toccare. È così che voglio intitolare questo mio nuovo articolo. È il primo che scrivo con un vero obiettivo. E mai prima di adesso ho sentito di avere davvero qualcosa da dire. Mai prima d'ora ho capito di poter fare la differenza per qualcuno. Internet non è solo una vetrina dove ci mostriamo per come vorremmo essere. Non è solo il posto in cui fare finti sorrisi per compiacerci e cercare altri sorrisi. Internet è dove possiamo urlare quando sentiamo di non poterne più fare a meno. È dove possiamo raccontare le nostre storie a qualcuno come noi che è in silenzio da troppo tempo. Ed io voglio essere la sua voce. La voce di un ragazzo che ha cambiato la mia vita, guardandomi in silenzio dall'altro lato del cuore. Vorrei che con questa mia voce lui urlasse al mondo quello che avrebbe voluto dire, quello che i suoi occhi mi hanno sempre raccontato. Le mie parole d'ora in poi saranno anche le sue. I still recall the taste of your tears, echoing your voice just like Caro Davide, in my ears. hai scelto un luogo accogliente per riposare, Dreams of you, un luogo che io ancora non posso conoscere. Nessuno può.
Cosa ci trova di tanto bello il destino a fare quello che fa? Per quale motivo fa in modo che assassini e persone marce possano anche essere ricoperti di rughe? Mentre persone stupende, che potrebbero cambiare questo mondo, lo abbandonano prima che i loro capelli possano diventare bianchi. Non raccontarmi la storia che in un prato sono solo i fiori belli ad essere colti. Non ci ho mai creduto. Sarò arrabbiata con te, perché non ci sei più. Ma ti sarò sempre grata per esserci stato. I'm starting to scare myself. You make this all go away. You make it all go away. I just want something. I just want something. Scusa se ti ho fatto venire qui, ma voglio parlarti e... Non importa. Allora, di che cosa volevi discutere? Senti, a me dispiace tantissimo per quello che è successo, io... Tu cosa? Ma possiamo tornare insieme? E come? Siamo qui a discutere per una foto. Per quello che ho visto. Lo so. Sembra assurdo anche a me. Cosa c'è successo? In questi giorni penso sempre a lui, a mio padre. Vengo spesso qui. Dal giorno del suo funerale non riesco ancora a capacitarmi che non ci sia più. Che per il dolore, per i pensieri si sia tolto la vita. Potevo aiutarlo. Potevo. Io non voglio più rinunciare alle persone che amo. Non voglio più vederle andare via. Io non lo so. Spesso dimentichiamo che la nostra vita non ha inizio e fine in noi soltanto, ma si trova in tutte le persone che incontriamo. Ogni amico, ogni parente, ogni passante. Stessa cosa non si può dire della morte, che è una sola. Da quanto tempo? Vero, Ligia? Cassandra, cosa ci fai qui? Cosa sarebbe più equo? Essere ricordate in tante vite mentre indossiamo la nostra maschera? O morire una sola volta, mostrando il nostro vero sguardo?